Se stai cercando un tutorial per realizzare una mini borsa all'uncinetto utilizzando pochissimi materiali, con spiegazioni passo passo e perfetta anche per principianti, allora sei nel video giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube. In questo tutorial realizzeremo insieme questa mini borsa all'uncinetto per tutti i giorni, perfetta anche per principianti. È un modello che ho pensato per essere portato principalmente attraverso una catena come questa oppure una tracolla. Il manico tecnicamente è decorativo, ma se lo desideriamo possiamo tranquillamente portare la nostra borsa anche a mano. Per quanto riguarda le misure, abbiamo circa 21 cm in larghezza per 24 cm in altezza, compresi i nostri manici. Il corpo borsa è inoltre lavorato interamente in filato con apertura e chiusura a giro invisibile. Con le indicazioni che troverete all'interno del video potrete inoltre replicare questo progetto andando a variarne le misure, ad esempio partendo con la vostra lavorazione da un fondo ovale più grande. Andiamo quindi a vedere insieme i pochissimi materiali di cui abbiamo bisogno e cominciamo insieme il nostro progetto. Come base per la mia borsa utilizzerò un mini fondo ovale di misura 21 x 8 cm. Lungo tutto il perimetro del fondo sono già presenti dei fori all'interno dei quali andrò a lavorare con il mio uncinetto. Utilizzerò una sola rocca da 200 grammi del filato Tè Sublime di Tessiland, color avio. Utilizzerò un uncinetto numero 3. Ricordate ovviamente di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e alla vostra mano di lavorazione. Avremo poi bisogno di alcuni marcapunti, di un paio di forbici e di un ago con una cruna abbastanza grande per il nostro filato. Per portare la mia borsa a spalla, quindi per agganciare una catena oppure una tracolla, andrò ad applicare due mini ponticelli come questo, dimensione mini, con alette e chiusura di sicurezza. Cominciamo la nostra borsa partendo dal fondo. In particolare, con questo numero di uncinetto e la tipologia di filato che vi ho mostrato, andrò a lavorare 2 maglie all'interno di ciascun foro, mentre nei 4 fori degli angoli andrò ad eseguire un aumento. Il mio aumento sarà composto da 3 maglie lavorate all'interno dello stesso foro. Come comportarvi se utilizzate un filato differente rispetto al mio? Dovete decidere voi quante maglie andare a lavorare all'interno dei vari fori. L'importante è che nei 4 fori degli angoli venga sempre eseguito un aumento, quindi dovete lavorare una maglia in più rispetto a quelle che andrete a lavorare nei fori restanti del fondo. Se ad esempio lavorate 3 maglie all'interno di ciascun foro, nei 4 angoli ne andrete a lavorare 4. È importante quando si esegue la lavorazione del fondo che tutte le maglie abbiano lo stesso aspetto. Non devono quindi esserci maglie più morbide o maglie più strette. Dovrete quindi calibrare voi, in base al filato e ovviamente alla vostra mano di lavorazione, il numero di punti da andare ad eseguire. Per questo progetto non ci sono particolari multipli da rispettare, quindi potete decidere in assoluta tranquillità quante maglie andare a lavorare in ogni foro. Con l'uncinetto dobbiamo entrare in uno dei fori presenti sul lato corto. Io preferisco sempre entrare nel foro al centro del mio lato corto del fondo. Entro nel foro con il mio uncinetto e vi pongo sopra il cappio e lo porto attraverso il foro. Prendo il filo e blocco il tutto. Devo lavorare 2 maglie basse all'interno di ciascun foro. Quindi vado direttamente e nuovamente nello stesso foro, prendo il filo e lo porto attraverso. Dopodiché eseguo un punto basso. Mi sposto nel foro successivo.
Prendo il filo e lavoro il primo punto basso, rientro nello stesso foro e vi lavoro il secondo. Ripeto gli stessi passaggi nel foro successivo, dopodiché vediamo insieme come lavorare il foro nell'angolo. Nel foro dell'angolo devo andare ad eseguire un aumento, quindi lavorerò 3 maglie all'interno dello stesso foro. Vi entro per 2 volte esattamente come ho fatto nei fori precedenti. Dopodiché vi vado a rientrare una terza volta. Completando così il mio aumento. Lavorate le maglie nel foro dell'angolo, proseguo lavorando 2 maglie basse in tutti i fori successivi, fino ad arrivare al secondo foro presente qui, il mio secondo angolo. All'interno di questo foro andrò ad eseguire 3 punti bassi. Proseguirò con 2 maglie basse all'interno di ciascun foro, fino ad arrivare qui, al terzo foro nel mio angolo. All'interno di questo foro eseguirò nuovamente un aumento, quindi 3 maglie nello stesso foro. Proseguirò con 2 maglie in ciascun foro, fino ad arrivare qui, al mio quarto e ultimo angolo, dove lavorerò 3 maglie all'interno dello stesso foro. Concluderò poi il mio giro lavorando 2 maglie basse negli ultimi 2 fori disponibili. Proseguiamo lavorando tutti questi punti e poi vediamo insieme come completare la lavorazione del nostro fondo. Per chiudere la lavorazione del fondo in modo invisibile andremo ad utilizzare un ago. Vi faccio notare un particolare. Qui è dove abbiamo cominciato la nostra lavorazione. Abbiamo solamente un punto completo qui nella parte in alto formato dalle 2 costine. Con la chiusura invisibile del giro andremo a creare il punto mancante, il primo che non abbiamo lavorato quando ci siamo agganciati con il fondo. Allunghiamo quindi di poco la nostra asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Dopodiché sfiliamo la nostra asola e poniamo il filo su un ago. Guardiamo alla nostra sinistra. Abbiamo il primo foro con il quale abbiamo cominciato la lavorazione del fondo e questo è il primo punto completo che abbiamo lavorato. Vi passiamo sotto entrambe le costine con il nostro ago e portiamo il filo con noi. Dopodiché torniamo indietro all'ultimo punto basso che abbiamo lavorato. Questa volta con il nostro ago non passiamo sotto ad entrambe le costine, ma vi passiamo esattamente nel mezzo, in questo modo, e portiamo il filo con noi sul retro del nostro fondo. Abbiamo così ricreato il primo punto della lavorazione del fondo e chiuso il tutto in modo invisibile. Andiamo poi a bloccare il filo sul retro del nostro fondo, facendolo passare sotto la nostra lavorazione. Questo sarà il risultato che andremo ad ottenere. Proseguiamo con la lavorazione del corpo borsa. Scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul fondo. Ciascun punto del nostro fondo è composto da 2 costine, la costina davanti, questa qui, e la costa retro, quella più lontana rispetto a noi. Scelto un punto qualsiasi, con l'uncinetto passiamo solamente sotto la costa più lontana, la costa retro del nostro punto. Senza fare cappi al nostro filo, lo poniamo sull'uncinetto, in questo modo, e lo portiamo attraverso. Prendiamo il filo e andiamo a bloccare il tutto. Quello che abbiamo eseguito è la prima parte della prima maglia bassa in costa retro di questo giro. La parte superiore, la seconda di questo punto, la realizzeremo con la chiusura del giro. Passiamo quindi al punto successivo. Entriamo sempre in costa retro, prendiamo il filo
e lavoriamo un punto basso. Ripetiamo lo stesso nel punto successivo. Entriamo in costa retro, maglia bassa. Proseguiamo in questo modo su tutti i punti del nostro giro e vediamo poi come andare a concluderlo, ovviamente insieme. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro nell'ultimo punto disponibile, vediamo come concludere questo giro in modo invisibile e iniziare il successivo. Dobbiamo ricreare la parte superiore del primo punto basso che abbiamo lavorato. Per fare questo allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Questo è il punto che abbiamo lavorato. Questa è la prima maglia bassa completa che abbiamo eseguito. Con l'uncinetto entriamo da dietro nel primo punto basso completo. In questo modo prendiamo la nostra asola e la poniamo sopra l'uncinetto e la portiamo attraverso la maglia sul retro del lavoro. L'asola che abbiamo portato sul retro diventa la parte superiore del primo punto basso ed è composta da questi due fili. Con l'uncinetto dobbiamo passare sotto ai due fili in questo modo. Prendiamo il filo proveniente dalla rocca e lo portiamo attraverso, creando così una nuova asola. Recuperiamo l'asola che avevamo lasciato sul retro del lavoro. Prendiamo il filo e chiudiamo come se volessimo eseguire un punto basso. Ed ecco qui il primo punto del nostro giro. Il corpo della nostra borsa è lavorato tutto a punto basso. Questa volta preso normalmente. Entriamo quindi nel punto successivo, passando sotto entrambe le costine e lavoriamo un punto basso. Proseguiamo lavorando una maglia bassa normale su ciascun punto fino ad arrivare qui, al termine del nostro giro. Una volta lavorata l'ultima maglia bassa normale, ripetiamo i passaggi che abbiamo visto per il giro precedente per la chiusura invisibile. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto, qui abbiamo il primo punto lavorato per questo giro e a sinistra, proprio qui, la prima maglia bassa completa. Passiamo sotto ad entrambe le costine che compongono il punto basso completo. Prendiamo l'asola e la poniamo sull'uncinetto e portiamo il filo sul retro del lavoro. Teniamo ferma l'asola. Abbiamo qui i due fili che compongono l'asola, quella che stiamo tenendo bloccata. Passiamo sotto ad entrambi questi fili, recuperiamo il filo proveniente dalla rocca e lo portiamo attraverso, creando così una nuova asola. Riprendiamo l'asola che avevamo lasciato sul retro del lavoro. Prendiamo il filo e chiudiamo insieme i due punti, creando così la prima parte del primo punto del nuovo giro. Come dobbiamo proseguire? Esattamente come abbiamo fatto nel giro precedente. Dobbiamo lavorare un punto basso su ciascun punto che ci si presenta. In questo modo, fino ad arrivare al termine del giro, dove andiamo a ripetere i passaggi per la chiusura che abbiamo visto insieme. Ripetiamo questi passaggi lavorando a maglia bassa normale, giro dopo giro, fino ad ottenere un corpo borsa come questo. Ho ripetuto i passaggi che abbiamo visto insieme fino a raggiungere un'altezza di circa 17 cm. Come vi avevo anticipato, si tratterà di una mini bag, quindi non ho voluto continuare oltre nella mia lavorazione. Ovviamente, se lo desiderate, potete eseguire la vostra borsa anche leggermente più alta, oppure se state utilizzando un fondovale più grande rispetto al mio, potete continuare nella vostra lavorazione per mantenere le proporzioni corrette della vostra borsa. Una volta raggiunta quindi l'altezza desiderata, vediamo come andare a concludere la lavorazione del corpo borsa
e passare alla realizzazione dei nostri manici. Arrivati al termine del giro, dobbiamo andare a realizzare una chiusura invisibile, ma questa volta non la realizziamo con l'uncinetto, bensì con il nostro ago. Andiamo quindi ad allungare la nostra asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo, lasciandocene un pochettino in più. Dopodiché sfiliamo la nostra asola e poniamo il filo su un ago. A sinistra abbiamo il primo punto con il quale abbiamo cominciato il giro, del quale dobbiamo realizzare la parte superiore, e il primo punto basso completo che abbiamo lavorato. Con il nostro ago dobbiamo passare da dietro, sotto ad entrambe le costine che compongono il primo punto basso completo, e portiamo il filo con noi. Dopodiché dobbiamo tornare indietro all'ultimo punto basso che abbiamo lavorato. Questa volta non passiamo sotto ad entrambe le costine, ma vi passiamo esattamente nel mezzo. In questo modo, e portiamo il filo con noi verso l'interno della nostra borsa. Non ci resta che bloccare il filo all'interno del lavoro. Dobbiamo ora andare a contare il numero di punti, il numero di maglie presenti qui nella parte superiore della nostra borsa, per andare a suddividerla in varie sezioni utilizzando i marcatori. Se avete lavorato il mio stesso numero di maglie sul fondo, quindi avete eseguito 2 maglie basse in ogni foro e 3 maglie nei 4 fori degli angoli, se avete lavorato correttamente il corpo, qui nella parte superiore avrete un totale di 84 punti. Dobbiamo dividere il numero di maglie presenti esattamente a metà. Quindi nel mio caso, avendo 84 punti, se divido per 2 avrò 42 maglie per parte. Devo ora individuare esattamente il centro del lato lungo della mia borsa, sia da una parte che dall'altra. Per fare questo vado ad appiattire sia il fondo che il corpo borsa e partendo dal centro del fondo traccio una linea invisibile in verticale e posiziono un marcatore proprio qui nella parte superiore. Devo posizionare un marcatore anche sull'altro lato della mia borsa esattamente al centro del lato lungo. Per fare questo, una volta posizionato il primo marcatore, vado a contare 42 punti fino a ritrovarmi dall'altro lato della borsa. Perché 42? Se ho un totale di 84 punti, diviso 2, dovrò avere 42 punti da questa parte e 42 punti dall'altro lato. In questo modo ho diviso la mia borsa nella parte destra e nella parte sinistra. Se avete realizzato un numero di maglie differente rispetto al mio, i passaggi sono gli stessi. Contate quante maglie avete e dividete quel numero esattamente a metà. Individuate il centro del corpo borsa, ponete un marcatore e suddividete la parte superiore in 2 metà, controllando che vi sia lo stesso numero di punti sia da una parte che dall'altra. Una volta che abbiamo posizionato i 2 marcatori centrali, dobbiamo andare a contare lo stesso numero di punti alla destra e alla sinistra del marcatore e andare a posizionare altri 2 segnamaglie. Nel mio caso, partendo dal marcatore centrale, ho contato 8 maglie sulla destra e 8 maglie sulla sinistra e sull'ottava maglia, sia da un lato che dall'altro, ho posto un marcatore. Ho ripetuto esattamente lo stesso passaggio sull'altro lato del mio progetto. Perché posizionare i marcatori esattamente a 8 maglie di distanza rispetto al centro? Non c'è una regola precisa, potevano anche essere 10 o 12 maglie. Questa è la parte della nostra borsa che andremo a dedicare al sottomanico, quello che abbiamo visto nelle immagini di apertura del nostro tutorial. Se avete un numero di maglie superiore a 84 punti, potete ovviamente posizionare questi marcatori a una distanza maggiore. Nel mio caso, per 84 punti, trovo che 8 maglie siano più che sufficienti per creare lo spazio da dedicare appunto ai nostri manici. Una volta che abbiamo posizionato i nostri marcatori sia da una parte che dall'altra,
andiamo a realizzare la parte dedicata al sottomanico. Vado a rimuovere i due marcatori posizionati per suddividere la borsa esattamente a metà, mantenendo invece quelli posizionati a 8 maglie di distanza. Partendo dal marcatore sulla destra, vado ad entrare nella maglia segnata con il mio uncinetto. Dopodiché rimuovo anche questo marcatore. Prendo il filo e, senza realizzare un cappio, vado a porlo direttamente sull'uncinetto. Dopodiché prendo il filo e lo porto attraverso la maglia e vado a bloccare il tutto come per realizzare una catenella. Mi sposto nella maglia successiva e vado ad eseguire un semplice punto basso e proseguo lavorando una maglia bassa normale su ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare all'altra maglia segnata col marcatore. Vado a rimuovere il mio marcatore e sulla maglia che avevo segnato vado ad eseguire il mio ultimo punto basso. Dopodiché vado a voltare il mio lavoro. Questa è l'ultima maglia che ho lavorato. Ho voltato il lavoro senza realizzare una catenella. Vado a saltare l'ultima maglia lavorata e vado nella successiva, dove eseguo direttamente un punto basso. Proseguo lavorando una maglia bassa normale su ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare alla penultima maglia presente sul lato sinistro. Arrivati dall'altro lato, abbiamo qui, sulla nostra sinistra, il punto, quella sorta di catenella con la quale ci siamo agganciati con il nuovo filo, e subito accanto la prima maglia bassa completa che abbiamo lavorato, che corrisponderà al penultimo punto di questa parte della nostra borsa. Su questa maglia bassa andiamo ad eseguire il nostro ultimo punto basso. Saltando così il punto formato da quella sorta di catenella. Senza realizzare nessuna catenella, voltiamo nuovamente il lavoro. Anche in questo caso saltiamo l'ultimo punto basso che abbiamo lavorato e andiamo nel successivo, dove anche qui eseguiamo un punto basso. Proseguiamo a maglia bassa normale fino ad arrivare in fondo al nostro giro. Sul penultimo punto che ci si presenta andiamo ad eseguire una maglia bassa e non lavoriamo l'ultimo punto presente qui alla nostra sinistra. In questi giri che abbiamo eseguito insieme abbiamo sempre saltato la prima e l'ultima maglia di ciascun giro, formando questa forma un po' particolare, come se avessimo eseguito delle diminuzioni. Dobbiamo ripetere questo passaggio ancora per un giro, quindi senza fare nessuna catenella voltiamo il lavoro, saltiamo il primo punto che ci si presenta, andiamo nel successivo ed eseguiamo un punto basso. Lavoriamo tutti i punti successivi a maglia bassa normale e l'ultima maglia bassa la andiamo a lavorare qui, sul penultimo punto che ci si presenta. A questo punto non ci resta che allungare la nostra asola, tagliare il filo e andare poi a sfilarlo. E questo è quello che andremo ad ottenere. Con un nuovo filo andiamo dall'altro lato del nostro corpo borsa e ripetiamo esattamente gli stessi passaggi. Realizzate le due parti uguali, ho bloccato i fili di lavorazione all'interno del lavoro, facendoli passare sotto le maglie e andrò poi a tagliarli successivamente. Per realizzare i nostri due manici possiamo partire dalla parte destra o dalla parte sinistra del nostro lavoro, è assolutamente indifferente. Per comodità io partirò da qui, dalla mia destra, su una maglia qualsiasi. Con l'uncinetto vado ad entrare all'interno della maglia, prendo un nuovo filo,
lo pongo sull'uncinetto e lo porto attraverso e vado poi a bloccare il tutto. Come nella lavorazione del corpo borsa, andremo a ricreare la parte superiore di questo punto con la chiusura invisibile del nostro giro. Vado ora a lavorare una maglia bassa su ciascun punto che mi si presenta fino ad arrivare davanti alla maglia nella quale mi ero agganciata col nuovo filo per creare questa sorta di scaletta. Nello stesso punto dove ero entrata con il primo filo e dove una volta avevamo posto il primo marcatore, vado ad eseguire un punto basso. Per eseguire questa parte del nostro lavoro avevamo di fatto lavorato 4 giri a punto basso. Il primo lavorando da marcatore a marcatore, il secondo, terzo e quarto saltando la prima e l'ultima maglia del giro. Per scalare questa parte del nostro lavoro andremo a prendere le maglie basse in alcuni punti tattici. Il primo punto che andremo a lavorare sarà qui, nell'angolo tra il primo e il secondo giro che abbiamo eseguito. Quindi entro in questo punto e lavoro un punto basso. Saliamo tra la seconda e la terza riga lavorata, sempre nell'angolo, in questo punto, lavoriamo un punto basso. Ci spostiamo poi tra le prossime 2 righe di lavorazione, la terza e la quarta, e nel punto qui nell'angolo eseguiamo un punto basso. Andiamo ad eseguire un'ultima maglia bassa proprio qui, sulla cima della nostra lavorazione. Andiamo nel punto nell'angolo e lavoriamo un punto basso. Ed eccoci qui sulla punta. Nella parte superiore della mia lavorazione, questa qui, ho un totale di 11 punti. Questi 11 punti li devo trasformare in catenelle. Per ottenere un manico più morbido, vado però ad aumentare di qualche catenella. In totale lavorerò 14 catenelle così da ottenere una piega più morbida. Quindi contate i punti nella parte superiore del vostro lavoro e aggiungete qualche catenella in più a vostro gusto. Lavoro le mie 14 catenelle, controllando che le mie catenelle non abbiano alcuna torsione. Con l'uncinetto vado ad entrare qui, nel punto nell'angolo. Vi entro all'interno e lavoro un punto basso. Dobbiamo ora scendere lungo la nostra lavorazione da questo lato e dovremo eseguire esattamente lo stesso numero di punti che abbiamo fatto quando siamo saliti. Dovremo quindi lavorare un punto basso tra il quarto e il terzo giro, tra il terzo e il secondo, tra il secondo e il primo, fino a ritrovarci qui. Vado quindi a lavorare le mie maglie basse in tutti i punti presenti negli angoli, tra un giro di lavorazione e l'altro. L'ultimo punto basso che dovrò lavorare sarà qui, dove avevo una volta posto il mio marcatore sulla sinistra e dove ho lavorato l'ultima maglia bassa di questa parte della mia lavorazione. Come dobbiamo proseguire? Dobbiamo lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta fino ad arrivare dall'altro lato della nostra borsa. Da questo lato del nostro progetto ripeteremo esattamente gli stessi passaggi che abbiamo appena visto insieme. Lavoreremo a maglia bassa fino ad arrivare qui, alla base della nostra lavorazione. Saliremo lungo il bordo, ripetendo esattamente quello che abbiamo appena fatto. Eseguiremo lo stesso numero di catenelle e le andremo ad agganciare qui, nella parte superiore. Scenderemo poi lungo il lato e proseguiremo lavorando una maglia bassa su ciascun punto,
fino ad arrivare qui, dove ci siamo agganciati con il nuovo filo. Andiamo ad eseguire tutti questi passaggi e poi vediamo insieme come concludere questo giro. La chiusura di questo giro prevede esattamente gli stessi passaggi che abbiamo eseguito per la chiusura giro sul corpo borsa. Allunghiamo quindi l'asola, andiamo da dietro sulla prima maglia bassa lavorata, poniamo l'asola sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro. Passiamo sotto i due fili che compongono l'asola di chiusura e prendiamo il filo, creando così una nuova asola. Recuperiamo quella lasciata sul retro del lavoro ed eseguiamo il prossimo punto. In questo giro dobbiamo andare a lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta. Quindi andiamo nel punto successivo e lavoriamo un punto basso. Proseguiamo in questo modo e lavoriamo un punto basso anche all'interno di ciascuna catenella che comporrà il manico. Entriamo proprio all'interno delle catenelle e vi lavoriamo un punto basso. Lavoriamo una maglia bassa su ciascuna catenella e poi proseguiamo a punto basso su tutti i punti del nostro giro. Lavoreremo ovviamente una maglia bassa anche sopra le catenelle dall'altro lato della nostra borsa. Continuiamo in questo modo lavorando una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare al termine di questo giro. Per completare questo giro non dobbiamo fare altro che ripetere gli stessi passaggi e la stessa sequenza di punti che abbiamo appena visto quando abbiamo concluso il giro precedente. Prendiamo il filo, portiamo l'asola e creiamo il primo punto del giro successivo. In questo giro e in tutti i giri successivi non dovremo far altro che lavorare una maglia bassa su ciascun punto che ci si presenta. In questo modo andremo ad alzare ancora di qualche centimetro la nostra borsa, ma soprattutto andremo a rinforzare il nostro manico, fino ad ottenere un risultato come questo. Ho ripetuto i passaggi che abbiamo visto insieme ancora per 2 giri di lavorazione. Il mio terzo e ultimo giro prevede di lavorare una maglia bassa su ciascun punto, ma arrivati qui alla parte che compone di fatto il manico, facciamo una piccola variazione. Invece di lavorare una maglia bassa entrando qui nella parte superiore dei nostri punti, scendiamo con l'uncinetto qui, alla base della prima riga di maglia bassa che abbiamo lavorato, all'interno delle nostre catenelle. Quindi con l'uncinetto vado ad entrare qui, prendo il filo, lo porto attraverso e tiro verso l'alto, dopodiché vado ad eseguire il mio punto basso. Potremmo definirlo un punto canestro molto allungato. Ripeto lo stesso passaggio nel punto successivo. Entro qui, all'interno della catenella, prendo il filo, allungo verso l'alto ed eseguo il mio punto. Ripeto questi passaggi all'interno di tutte le catenelle che mi si presentano lungo il mio manico. Questo sarà il risultato finale. Da questo momento riprendo normalmente la mia lavorazione, eseguendo una maglia bassa su ciascun punto che mi si presenta. Ovviamente ripeterò questi passaggi anche sull'altro manico. E continuerò poi a maglia bassa normale fino ad arrivare al termine del giro, che vediamo come concludere insieme in modo invisibile. Lavorata l'ultima maglia bassa nell'ultimo punto disponibile, allunghiamo la nostra asola, tagliamo il filo e lo andiamo a sfilare. Dopo aver messo il filo su un ago, ripetiamo la stessa sequenza di passaggi con i quali avevamo concluso la lavorazione del corpo borsa. Andiamo sulla prima maglia bassa completa qui alla nostra sinistra.
passando sotto ad entrambe le costine, dall'interno della borsa verso l'esterno. Dopodiché torniamo indietro all'ultimo punto basso lavorato, passando questa volta in mezzo tra le nostre costine, portando il filo verso l'interno della nostra borsa. Non ci resta quindi che andare a bloccare il filo all'interno del lavoro e la nostra borsa è completata. Come avrete visto nel corso del tutorial non ho applicato dei materiali particolari per rendere più rigido il corpo del mio progetto, questo perché mi piaceva una borsa dall'aspetto simil morbido, ma comunque il filato che ho utilizzato consente alla borsa di rimanere perfettamente in piedi da sola. Se lo desiderate potete ovviamente andare ad applicare dei materiali per rendere più rigido il corpo del vostro progetto, ad esempio della rete oppure del feltro. Vediamo quindi come applicare i ponticelli che ci consentiranno di agganciare una catena oppure una tracolla alla nostra borsa. I ponticelli andranno applicati uno sul lato destro e uno sul lato sinistro del nostro progetto. Una volta decisa l'altezza alla quale vogliamo posizionare il nostro ponticello, andiamo semplicemente a spingerlo all'interno del nostro lavoro e ovviamente dovrà essere posto alla stessa altezza sia da un lato che dall'altro della nostra borsa. Apriamo poi la nostra borsa e all'interno andiamo a fissare la placchetta di sicurezza. In questo modo, e non ci resta che andare a piegare le nostre alette verso l'esterno. Tutte le cuciture o parti in metallo che rimangono all'interno del corpo borsa e che vogliamo rimangano nascoste, quindi non visibili, vanno applicate prima di andare a cucire la fodera della borsa. Come realizzare la fodera per questo modello? Ci sono diversi miei tutorial qui sul canale YouTube dove mostro come realizzare una fodera per un fondo ovale. Vi rimando in particolare a un video specifico, quello su come progettare una borsa all'uncinetto, dove troverete tutte le spiegazioni tecniche per realizzare la fodera di un modello come questo. Per quanto riguarda la chiusura della borsa, potete scegliere quello che più vi piace. Potete applicare dei bottoni automatici, magari qui nella parte centrale, oppure andare a cucire una zip. Una volta che abbiamo poi applicato la nostra catena o tracolla, la nostra borsa è ufficialmente completata. Abbiamo utilizzato veramente pochissimi materiali che vi ricordo potete trovare sul sito di Tessiland e spero che questo progetto vi sia piaciuto ed avervi dato un buon spunto creativo. Ovviamente potrete replicare questo modello con qualsiasi materiale sia di vostro gusto. Se questo progetto vi è piaciuto vi invito quindi a farmelo sapere con un bel pollice in su, un commento sotto il video e ovviamente vi invito ad iscrivervi proprio qui sul mio canale per non perdervi tutti i prossimi video tutorial che ho in programma per voi. L'iscrizione è completamente gratuita. Vi auguro quindi buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un nuovo video proprio qui sul mio canale YouTube. A presto!